Da Yellow Brick Games arriva Eternal Strands, un action adventure in terza persona che ci mette nei panni di Brynn, una Weaver, combattente dai poteri magici e leader di una banda di altri Weaver. Un tempo cuore pulsante della magia, l'enclave fu isolato dal resto del mondo decenni fa da una barriera magica nota come il Velo. Brynn e il suo gruppo riescono a trovare un modo per oltrepassarlo nel tentativo di svelarne i segreti. Con questa intrigante premessa, prepariamoci ad immergerci in questa nuova avventura, dove termofisica, loot, crafting e spettacolari battaglie contro nemici colossali sono al centro dell'esperienza di gioco. E dunque, amici e amiche di Play with Prince, afferriamo il nostro controller e andiamo a scoprire quello che ci aspetta in Eternal Strands. Ed eccoci al menu, ragazzi. Come vedete il menu è in inglese, perché? Perché il gioco purtroppo non presenta la lingua italiana. Le voci sono solo in inglese e in francese, mentre invece poi i sottotitoli almeno hanno più scelta, cioè credo che sia il cinese, il portoghese, sì, il giapponese, eccetera, eccetera, insomma tedesco, però purtroppo l'italiano non c'è. Andiamo a fare subito una nuova partita, però vi faccio una premessa. Io sì, l'ho provato un pochettino il gioco, quindi andiamo a sovrascrivere il salvataggio, la difficoltà va da facile a normale a difficile. Ragazzi, il gioco è molto lento a partire, c'è una cinematica disegnata molto lunga che salteremo, ok? Perché tanto vi ho riassunto quello che è il prologo del gioco nell'introduzione del video, quindi praticamente il succo è quello. Ve la faccio vedere per qualche secondo, poi la skippiamo perché è veramente lunga e insomma vorrei farvi vedere il succo, il fulcro del gioco. Ecco qua, qui ci parla dei Weavers, questa razza, questa classe di tessitori, ovvero di maghi guerrieri che usano appunto questi tessuti magici, no, per manipolare la realtà, e dell'enclave che era una volta appunto il cuore dello sviluppo magico, che poi dopo un po' praticamente si è isolato dal resto del mondo per qualche motivo e tutta la magia, tra virgolette, è andata persa finché Brynn, che è la protagonista, e la vedrete tra poco, non è stata praticamente reclutata da una banda di altri Weaver come lei e in qualche modo sono riusciti ad addentrarsi in questo enclave, in questa barriera magica, vedete, che teneva lontano il resto del mondo. Il Velo. Qui ci narro un po' di lore, un po' di storia, però come vi ho detto adesso magari vi faccio vedere lo stile del disegno anche dei personaggi nelle cinematiche e poi skippiamo, ragazzi, perché dura veramente un botto. Quindi aspettiamo un attimino che ci fa vedere esatto la nostra protagonista Brynn, che sta scrivendo un diario, ci sta raccontando quello che è successo tramite un diario. Eccola qui. Tra l'altro lo stile di disegno delle cinematiche non mi dispiace. Ricorda un po' Mulan, se proprio vogliamo trovare un riferimento, con questi tratti asiatici. E c'è Oria, che è una compagna, appunto, la leader del gruppo di altri Weaver. Andiamo a skippare, ragazzi. Ok, questo è il motore di gioco. E come vedete ricorda giochi di un certo stile come può esserlo un Immortal Phoenix Rising, è la prima cosa che mi è venuta da pensare, anche per lo stile di gioco, anche per lo stile di gioco. Ok, qui abbiamo modo appunto di parlare con gli altri personaggi, come vedete, attraverso questi testi e questi artworks che sono realizzati in maniera anche piuttosto carina, un po' anonima forse, però carina. Ragazzi, io vado un pochettino veloce con i dialoghi perché, vi ripeto, è molto verboso l'inizio del gioco e potrebbe anche annoiare un pochettino, però vi faccio vedere che comunque abbiamo poi delle opzioni di dialogo, ok? Quindi possiamo in qualche modo, tramite le nostre opzioni, le nostre scelte, dare una sorta di tocco personale appunto alla personalità del nostro personaggio. In pratica le stiamo dicendo di non perdere tempo e di addentrarci nella valle che si trova nelle prossimità del Velo. E dobbiamo, vedete, raggiungere in alto a sinistra la torre di osservazione che si trova più in là nella valle. Allora, come vedete, cioè, tecnicamente il gioco è carino, visivamente non mi dispiace. Ci sono queste colorazioni un po' bluastre, un po' sature anche,
che ricordano appunto giochi. Mi ricorda anche tanto lo stile di Creatures of Eva, che è un altro gioco molto carino sul filone Cozy Games che vi ho portato sul canale alcuni mesi fa. Però ovviamente questo qui è un action, come vedete ci sono gli attacchi, c'è un HUD che in qualche modo ricorda anche alcune produzioni action già viste, tipo la barra della salute, della stamina, la pozione, il velo, questa barriera magica appunto finora impenetrabile. Ok, proseguiamo da questa parte. Come vedete il tutto è piuttosto guidato perché di volta in volta abbiamo la nostra destinazione segnata proprio sull'ambiente di gioco. E questi sono praticamente i limiti dell'enclave, della barriera magica dell'enclave, che sono dannosi, sono velenosi in qualche modo e non li possiamo oltrepassare. Non lo possiamo proprio fare anche volendo, vedete, non ce lo fa fare, non è che ci toglie salute. O forse sì. Sì, un po' di salute mi sembra che ce l'abbia tolta lì in basso a sinistra, esatto, ci sta danneggiando. E qui possiamo già passare alle mani, scassando queste casse, vedete che ci sta droppando del loot praticamente, dei materiali di crafting. Quindi ragazzi, la buona notizia per tutti gli amanti del crafting come me è che perlomeno è presente il crafting. Andiamo avanti così. Ovviamente possiamo saltare e non solo, vi faccio vedere un'altra cosa, possiamo arrampicarci su qualunque parete sulla quale ci avviciniamo, sulla quale ci adagiamo. Vedete? Questa cosa non è malvagia. Ok, allora qui ci sono questi affari dei tessitori che ci ostacolano il cammino e ci dice che possiamo ricorrere ai nostri poteri con praticamente L2 o comunque il grilletto sinistro, e con quello destro, mentre lo teniamo premuto, possiamo afferrare elementi di gioco, almeno quelli che possiamo appunto afferrare, per esempio lanciarli contro altri oggetti. In questo caso possiamo usare questi bozzoli per rompere questi affari, e vedete che si sta dipanando anche il fuoco. La cosa carina è che il fuoco effettivamente, se si dipana, va a incendiare gli altri elementi dell'ambiente di gioco, quindi non rimane qui ma andrà praticamente piano piano a incendiare tutto ciò che trova sul suo percorso. Questa cosa mi piace parecchio. E vedete, non possiamo solo raccogliere per esempio quei pallini lì, possiamo raccogliere questo arbusto, vedete? Che possiamo anche scagliare, oppure lasciamo la presa e vedete che galleggia prima in aria e poi la radice finisce qui a terra. Questa cosa l'apprezzo abbastanza, devo dire. Stessa cosa possiamo fare con questi qua, vedete? Dovrebbe cadere a terra a un certo punto. Cadi? Non mi far fare brutta figura. Niente, non vuole cadere. Ok, questi qua galleggiano, ma comunque li possiamo lanciare, vedete? E sono utili anche per combattere contro i nemici, lo vedremo tra un pochino. Ok, qui ci sono dei minerali che stanno crescendo tutto intorno a quella che è la struttura esterna dell'enclave. E dobbiamo addentrarci in questa caverna per saperne di più. Una cosa strana è che il nostro personaggio è in contatto con gli altri membri della banda con una specie di strumento di comunicazione che non ho ben capito, ma sembrano praticamente degli auricolari Bluetooth quasi, no? Capitemi, non sono quello, però sembra. E poi a un certo punto vedrete che succede una cosa, no? Una cosa che mi ha ricordato tantissimo, addirittura proprio Star Trek. Quindi vabbè, vedrete al momento opportuno. Cioè, quindi è un gioco comunque fantasy, però c'ha questi elementi che vorrebbero essere fantasy, ma che poi ricordano delle tecnologie futuristiche fondamentalmente. Ok, e qui incontriamo un primo nemico, un primo boss in realtà, che per il momento si ferma qui a salutarci, noi scappiamo e probabilmente lo rincontreremo più avanti. E qui c'è un nemico, diciamo, normale, un minion, col quale faremo pratica, fungirà praticamente da tutorial. Mentre lì
quel drago, esatto, sta scappando via dopo. E comunque questo è il momento Star Trek, guardate, c'è questa specie di teletrasporto che il nostro gruppo da remoto sta cercando di fare col nostro personaggio per portarci alla base. Vedete, proprio stavano provando a teletrasportarci e non ci sono riusciti per qualche motivo, però è proprio quello. È una cosa stranissima. Comunque qua possiamo menarlo allegramente, oppure per esempio, vedete, possiamo prendere questa cassa e una volta... vabbè, l'ho mancato, però l'idea è quella. Ok, gliela possiamo schiaffare addosso allegramente col nostro potere. Tra l'altro qui ce n'è un altro. Possiamo prendere anche oggetti più grandi, tipo questa carcassa. Ho mancato di nuovo, sono veramente una pippa. Proviamo con questa qui, dove stai? Ok, possiamo prendere anche lui. Vedete, possiamo prendere anche lui in realtà, scaraventandolo via, facendogli danni. È andato? No, non è andato. Prendiamo questo affare e là. Perfetto. E questa cosa, ragazzi, mi piace tanto tanto tanto, perché già è divertente così contro i minion, diciamo così, no? Poi vedete, cioè, possiamo prendere molti elementi di gioco, no? Vedete queste rocce. Addirittura vedete questa barricata di legno. Insomma, possiamo afferrare diverse cose. E mi piace l'utilizzo della fisica per questa meccanica qui. E immaginatela applicata praticamente a tutte le varie dinamiche e tipi di strutture, creature che troveremo più avanti, con tutti, diciamo così, i risvolti dei vari poteri che sbloccheremo col personaggio. Perché il potere appunto della Weaver, di questo... tessuto magico che lei usa, no? Con le mani, con una specie di telecinesi, è solo uno dei poteri che sbloccheremo. Vedrete che poco a poco ne sbloccheremo degli altri. E questa cosa, ragazzi, apre le possibilità a un gameplay che sulla carta potrebbe essere molto molto valido. Intanto il drago è tornato e crede che sia ora dello spuntino. Effettivamente vorrebbe fare un barbecue con noi, anzi di noi. Incendia tutto sul suo percorso. Fatto molto bene il modello, cioè non mi dispiace il modello del drago, molto carino. Sembra più una viverna che un drago, ma ok. Ok, con il dorsale sinistro adesso abbiamo la ruota dei poteri. In questo caso ne abbiamo sbloccato un altro che è l'Ice Wall, il muro di ghiaccio. Esatto, vabbè, vi spiego io a che serve. In pratica possiamo creare appunto una barricata di ghiaccio da gettare in questo caso nel fuoco per... o per spegnerla, questo ce la siamo buttati in faccia, vabbè. O comunque per creare un percorso. Vedete, possiamo andare qui sul ghiaccio, oppure lo spegniamo. Ovviamente per usare il potere, ragazzi, abbiamo il mana che si ripristina nel tempo. E vi faccio vedere un'altra cosa figa. Noi abbiamo creato questo ghiaccio qui, ok? Ne possiamo creare dell'altro. E se andiamo a ripassare al potere della telecinesi, noi lo possiamo afferrare, il ghiaccio che abbiamo creato, e scaraventare, facendo così danni di ghiaccio al malcapitato di turno. Cioè questa cosa, ragazzi, mi piace tantissimo. Mi piace veramente, veramente tanto. Oh, lì abbiamo un altro nemico. Proviamo a fare così, guardate. Riselezioniamo l'Ice Wall, dopodiché ci avviciniamo magari un pochettino. E vedete, lo congeliamo sul posto. Non è morto, però è stato congelato qua dentro e ha subito danni di ghiaccio nel tempo. E credo che in effetti poi sia morto alla fine. Proviamo ad andare a prendere di nuovo la telecinesi. Prendiamo questo ghiaccio qui e lo scaraventiamo su questo tizio, che non è ancora morto, ma in un paio di colpi credo che... Esatto. Lo salutiamo per bene. Corriamo, corriamo, corriamo da questa parte. Ok, e vedete che adesso ci dice che col dorsale sinistro, con lo stesso comando della ruota dei poteri, in basso a destra abbiamo accesso sia allo scudo e alla spada, che è quello che abbiamo usato finora, ma se contemporaneamente premiamo B o cerchio da PlayStation abbiamo l'accesso all'arco. L'arco che si usa, vediamo, con dorsale destro, si mira, e poi mentre abbiamo l'arco selezionato possiamo dare calci, anziché attaccare con la spada,
ma poi mentre usiamo il dorsale destro, in pratica stiamo mirando e lasciando il dorsale possiamo scoccare delle frecce. Io vi faccio vedere un'altra cosa, intanto, che è anche piuttosto figa. Dopo che magari, esatto, do un altro colpicino a questo qua. Andiamo a riprendere la telecinesi. Aspettiamo che questo tizio ci attacchi con una delle sue pallette. Ok, abbiamo afferrato la sua palletta, vedete? E la rilanciamo contro e lo frantumiamo. Questa cosa è figa, figa, figa. Tra l'altro, ragazzi, qui c'è un elemento, che è quest'albero qui, che è in rosso. Significa che non lo possiamo sollevare. Perché? Perché la nostra abilità di telecinesi, il nostro tessuto telecinetico, per così dire, non è abbastanza forte. Ma questo non vuol dire che sarà così per sempre, perché poi più in là possiamo potenziare le nostre abilità e potremo sollevare anche oggetti più pesanti. Lo seguiamo di qua. Ok, come vedete ci sono anche i danni da caduta, quindi non fate quello che ho fatto io, nel caso. E abbiamo trovato questo affare, che viene chiamato Arca. È una sorta di golem, se vogliamo. Ed era uno dei guardiani di questa regione chiamata Enclave. E ci dice che non se ne vedeva uno da tantissimo tempo. Intanto il drago sta ancora qua a creare problemi. E però adesso si è stufato e ha deciso che è l'ora della pappa. Va bene. Allora, vediamo un pochettino. Prendiamo la telecinesi. Vediamo se possiamo buttargli uno di questi massi addosso in questo modo qua. Aia, lui ha detto che mi vuole buttare. Ha detto, guarda, la telecinesi si fa così, ti butto sta palla di fuoco. Vediamo se possiamo sollevare questo albero qui. Ok. Noi intanto abbiamo fatto un volo catastrofico. Ci curiamo. Vediamo se riusciamo a afferrare. No, questo è il soffio. Magari la palla l'avremmo afferrata. Andiamo a nasconderci magari qua dietro. Ragazzi, sto facendo veramente pena. Questo non lo possiamo raccogliere, è troppo pesante. Questo sì. Ok, ci ha dato un bel mozzico. Ci ha fatto malissimo. Andiamo a prendere magari l'Ice Wall, mentre scappiamo dal suo soffio. Proviamo a fare una cosa. Proviamo a congelargli la faccia, esatto, in questo modo qua. Poi prendiamo di nuovo la telecinesi. Prendiamo un pezzo e glielo scaffiamo addosso. Ah, vedete che addirittura ci sarebbero le corna sue da afferrare, ma sono troppo pesanti. Però volendo, chissà che magari più tardi non le possiamo appunto staccare con la telecinesi e buttargliele appresso. Questa cosa mi fa impazzire. È un'idea veramente, veramente carina. Intanto sta partendo una cinematica, si è risvegliata anche quest'arca. Ok, vedete quello che abbiamo fatto noi praticamente poco fa. Gli abbiamo schizzato del ghiaccio in bocca per non farlo sparare. Il drago non è che se ne è fregato più di tanto. Però l'arca, questo golem, arriva in nostro soccorso, crea questa barriera magica che ci protegge addirittura dal soffio del drago, quindi niente male. Il draghetto si scazza perché dice così non vale, gne gne gne. E noi seguiamo l'arca che ci conduce al riparo lontano da qui. Parte un'altra cinematica disegnata che mostra il gruppo di altri Weaver che sono al campo base. Ok, vedete che tramite questo schermo, questo tessuto magico, no? Stavano seguendo i nostri movimenti. Hanno capito quello che è successo e praticamente stanno scappando via perché questo veleno, diciamo così, del velo si sta diffondendo e stava arrivando fino al loro campo base. Bene. I nostri ce l'hanno fatta, sono al sicuro. E sembra proprio che in qualche modo abbiano trovato un passaggio all'interno del velo e sono giunti all'Enclave, il luogo che tutti credevano ormai irraggiungibile proprio per la presenza della barriera magica. Eternal Strength, ragazzi, questo è il prologo.
A me sembra abbastanza interessante. Se il gioco, soprattutto più avanti, rispetterà queste meccaniche che ci promette fin da subito, no? Con l'uso di questa fisica delle magie, anzi la termofisica come l'hanno definita gli sviluppatori, quindi con questa interazione, no? Tra le meccaniche, degli elementi, della magia, delle telecinesi, di tutto il resto, potremmo vederne delle belle. Probabilmente questo gioco lo porterò tra un po' anche sulla piattaforma Viola, quindi assicuratevi di seguirmi anche lì, così magari lo scopriamo di più insieme. Però devo dire che per il momento solletica il mio interesse. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi sta piacendo, spero di sì. E intanto vedete la nostra banda di Weaver che si sta ristabilendo in questo nuovo accampamento all'interno dell'enclave questa volta. Noi siamo un attimino qui in disparte e lì c'è Oria, l'attuale leader, questa specie di pennuto, che insomma è infortunata e quindi adesso da qui a poco farà di noi il nuovo leader. Allora ragazzi, io qua skipperei un po' di dialoghi, semplicemente per darvi modo di vedere che appunto abbiamo altre opzioni di dialogo che possiamo scegliere. Vedete, la prima dice: il team ha bisogno di un discorso preparatorio, quindi ricordiamogli che siamo ancora Weaver, siamo ancora tessitori. Il secondo dice: il team deve avere fiducia in me, ispira con sicurezza, mentre l'ultimo: il team è senza dubbio nervoso, offri rassicurazione. Quindi in qualche modo, vedete, anche questi dialoghi che andiamo a scegliere andranno a plasmare in qualche modo il nostro rapporto con il gruppo. E questo ragazzi è l'accampamento, il nostro nuovo accampamento proprio alle porte dell'enclave, e qui è dove Oria, il pennuto di prima, stava praticamente guardando ciò che ci accadeva durante la nostra missione. È uno schermo magico che è praticamente un fatto di tessuti, di fili, no? Dal titolo del gioco, Strands dall'inglese, fili, quindi fili eterni, Eternal Strands. Qui possiamo esaminare le varie cose. Questa è l'arca che abbiamo seguito fin qua. Io skipperei un po' le cinematiche perché comunque, giusto per darvi ragazzi un'infarinatura di quello che vuole essere il gioco, di quello che ci offre fin dalle prime battute. Qui parlando con i vari personaggi potremo ovviamente conoscerli meglio, ma poi vedete che oltre al comando talk abbiamo, in questo caso c'è Codex Compiling che è oscurato perché non possiamo ancora accedere. Con talk ovviamente possiamo sapere di più sui personaggi, possiamo approfondire appunto la loro storia, il nostro rapporto con loro, ma poi vedete che per esempio Sola in questo caso è il fabbro insieme al marito, che è quel tizio là dietro, e ci dà l'accesso alle opzioni di crafting. Ok, quindi vedete, noi andando più avanti possiamo sbloccare dei progetti, e andando a sbloccare le varie risorse di crafting possiamo andare a creare sempre più pezzi dell'equipaggiamento per diventare più forti ovviamente. Intanto abbiamo anche una specie di che è un bramino di Fallout, no, c'ha una testa questo. Lo possiamo accarezzare. Questa ci fa cambiare l'equipaggiamento. Vedete? Ovviamente al momento non abbiamo altro equipaggiamento e non abbiamo elementi di crafting sufficienti per andare a forgiare altri pezzi. Però vedete che comunque ci sono anche queste dinamiche, queste meccaniche da GDR, per cui ogni arma ha un valore di potenza, di resistenza magari al caldo, al freddo, il peso, tutte queste cosine qui. E ovviamente per proseguire nella storia dobbiamo andare a parlare con Oria e iniziare la missione Blazing a Trail, cioè impostare una rotta, seguire un percorso. E possiamo effettuare la nostra prima vera spedizione all'interno di quello che è l'enclave, da questa parte. In pratica, da quello che ho capito, tutte le varie missioni che faremo da adesso in poi sono delle spedizioni proprio all'interno di questo luogo che era finora isolato, ovvero l'enclave, che offrirà ovviamente biomi di diverso tipo, creature di diverso tipo, tra cui creature colossali appunto, e diversi poteri che potremo sbloccare man mano.
Ecco qui, questa è la boss fight che si è vista nel trailer iniziale contro questo tizio gigante. Poi ci sono anche questi golem arcieri. E qui iniziamo appunto, vedete, la nostra prima vera spedizione nell'enclave. E ragazzi, ovviamente con Select o Back abbiamo accesso a quella che è la porzione di mappa attuale, e con Start abbiamo le nostre missioni, il Codex che ci mostra tutto quello che c'è da sapere sul mondo di gioco, inventario, insomma ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere se il gioco vi sta piacendo, fatemi sapere se ne volete di più o se vi va magari di seguirlo appunto in live sulla piattaforma Viola, vi aspetto qui sotto nei commenti. Se non lo avete ancora fatto lasciate mi piace a questo video e iscrivetevi al canale per non perdere le mie future pubblicazioni. Noi come sempre ci vediamo alla prossima e ovviamente non dimenticate, giocate con passione. Ciao a tutti!